Buongiorno ragazze e benvenuti in questo nuovo video. In questo video torniamo un pochino alle origini, quindi un pochino a scuola e cerchiamo di imparare come utilizzare al meglio le nostre polveri, quindi i nostri ombretti. In questo video vi farò vedere due tipologie di make-up completamente diverse uno tra loro. Uno è eseguito soltanto con le polveri, quindi base ombretto e primer, basta, e l'altro invece utilizzeremo una base cremosa per creare uno smokey eyes. Torneremo un po' alle origini e rivediamo un po' il discorso della sfumatura, con quale colore è più importante incominciare, con quello più chiaro o quello più scuro. Cercherò di spiegarvi la mia teoria dell'applicazione del colore e la mia teoria per ottenere le sfumature più morbide possibili e anche più omogenee. Spero che questo video vi piaccia e seguite tutti i passaggi, seguite quindi il tutorial. Come vi accennavo già nell'introduzione, come prima cosa vediamo il trucco eseguito soltanto con le polveri, così vi spiego un po' come funzionano in generale le polveri senza avere delle basi cremose alle quali possono aderire. Quindi innanzitutto facciamo una colorazione di un trucco da giorno, quindi facciamo una classica estensione dal colore diciamo neutro, prenderò una gamma dei marroni più chiaro a quello neutro un pochino più scuro. Innanzitutto per aumentare la durata del nostro trucco abbiamo bisogno sempre di un primer occhi, quindi come primissimo step prima di procedere con l'applicazione degli ombretti dobbiamo innanzitutto preparare le nostre palpebre e lo facciamo grazie al primer per gli occhi appunto. Lo andiamo a stendere in tutte quelle superfici dove verrà posizionato l'ombretto. Questo ci proteggerà dalle sbavature dell'ombretto, dal fatto che si stampi, dal fatto che formi delle righe inestetiche e ci aiuterà a mantenere il colore più vivace e brillante per tutto il giorno. Quindi direttamente con il polpastrello lo vado a, appunto, tra virgolette, a spalmare su tutta la superficie dei miei occhi. Il primer della Puro Bio, oltre ad essere appunto un primer per gli occhi, quindi con tutte quelle caratteristiche che vi ho già elencato prima, è anche leggermente aranciato, quindi per tutte quelle carnagioni un po' spente, oppure per le ragazze alle quali si vedono particolarmente le venuzze bluastre, quindi l'arancio va a contrastare questo inestetismo e va anche un pochino a uniformare il colorito delle nostre palpebre. Proviamo ad eseguire una sfumatura omogenea e precisa utilizzando queste due colorazioni, quindi ci affidiamo soltanto alle due colorazioni, un colore che ci servirà per formare l'intermedio, quindi la sfumatura esterna, e un colore che ci servirà per formare l'intensità, quindi un colore leggermente più scura. Nel caso in cui avremo bisogno di intensificare ancora di più l'area del nostro occhio potremo valerci del nero, ma questo lo decideremo in seguito. Innanzitutto partiamo dal color caramello. Io parto sempre nell'applicazione degli ombretti con dei colori più chiari rispetto a quelli che ho scelto. Se sulla gamma ci sono il beige, il marrone e il nero, partirò sempre dal beige. Lo andrò appunto a spalmare, tra virgolette, ad applicare con un pennellino molto grande, perché è quello che occuperà maggior spazio nel mio trucco, perché formerà la scia molto soffice di sfumatura. Quindi per fare questo mi servirà sicuramente un pennellino rotondo con il quale potrò prelevare il colore in modo molto trasparente ed applicarlo appunto in tutte quelle superfici che sono esterne al mio trucco. Quindi prelevo con la punta delle setole il colore e lo vado ad applicare quindi formando diciamo la mia piega, quindi tutte quelle sfumature esterne e gli do morbidezza. Lo applico in modo molto molto trasparente perché è quel colore che farà appunto letteralmente diventare il vostro trucco molto molto soft, quindi molto sfumato esternamente. Quindi partirò dalla piega esterna e piano piano lo vado a sfumare. Nel caso in cui con il pennellino rotondo faccio fatica ad arrivare nella palpebra inferiore, lo faccio utilizzando un pennellino piatto mettendolo in perpendicolare. Come vedete piano piano sto formando questa scia molto molto morbida di colore intorno al mio occhio. Proseguo con l'applicazione e cerco di formare la scia di una gradazione per me necessaria, quindi più o meno intensa, prelevando sempre poco colore alla volta. Come secondo colore prenderò il marrone più intenso, quindi una colorazione più scura, e vado ad utilizzare decisamente un pennello più piccolo. Il colore più scuro occuperà un'area minore del mio occhio, quindi ho bisogno anche di un pennellino di precisione. Quindi lo vado a prelevare con le setole del mio pennello e lo vado ad applicare nella zona che richiede di essere la più scura del mio trucco. Quindi prelevando pochissimo colore alla volta vado a intensificare la zona esterna del mio occhio che decido di rendere più scura.
Quindi seguendo questi semplicissimi step, come vedete, riesco a formare una scia di colore, una macchia di colore omogenea che si espande piano piano verso l'esterno. Quando ci riteniamo soddisfatti del risultato, ci fermiamo. Ora vorrei soltanto delineare alcune zone del mio make-up con un ombretto un pochino più chiaro, quindi per ultimo step prenderò un ombretto opaco color pelle, questo è un colore giallino, diciamo banana, e lo vado ad applicare nella zona sotto il sopracciglio per dargli un pochino più di volume e quindi dargli questo punto luce. Applico l'ombretto più chiaro anche nella zona, diciamo, iniziale dell'occhio. Una volta che siamo arrivati a questo risultato possiamo tranquillamente applicare la nostra linea di eyeliner, il nostro mascara e il trucco da giorno sarebbe completo. Come secondo make up vorrei farvi vedere una versione molto semplice di un piccolo smokey eyes, quindi come realizzare un trucco un po' più intenso, senza fatica e con l'utilizzo di una base cremosa sotto. Quindi vado ad utilizzare per intensificare i miei colori una matita nera, semplice, quindi come primo step partirò dalla mia palpebra mobile riempendola semplicemente a piacere con la matita. Utilizzando una matita sotto ci permette di avere una base cremosa sulla quale poter adattare subito gli ombretti senza troppa fatica. Gli ombretti non andranno in giro, non svolazzeranno e diventeranno ovviamente molto più intensi. Passo anche alla palpebra inferiore e molto velocemente faccio la sfumatura. Come vedete non mi alzo troppo sulla palpebra fissa perché la parte più intensa dovrebbe essere la palpebra mobile e quindi la palpebra fissa dovrebbe essere più sfumata. Per far sì che succeda questo io sporcherò il mio pennellino con il quale ho intenzione di sfumare i bordi del mio trucco, li sporco leggermente con la matita senza prendere direttamente il prodotto e quindi non fare un'intensità troppo elevata e vado a sfumare i miei contorni e renderli un pochino più morbidi. Una volta che ho finito questi passaggi, come vedrete, vicino all'area del mio occhio, quindi attaccatura dell'occhio, è molto intensa, invece tutta la parte esterna è un pochino più sfumata. Anche in questo caso partirò dalla colorazione più chiara, quindi sceglierò il color caramello, che vado ad appoggiare soltanto sui bordi, quindi su tutte le sfumature esterne che ho creato con la mia matita. E ora dobbiamo andare a coprire il nostro nero, quindi lo vado a fare utilizzando l'ombretto più scuro, il marrone più intenso. Quindi riprenderò la seconda colorazione opaca e mi servirà il pennellino piatto per fare questa operazione, perché prenderò il colore e lo andrò a pressare, quindi a fissare letteralmente la mia matita. Così la palpebra mobile sarà molto intensa, piena di colore, e la matita non sbaverà durante la giornata perché rimane fissata con delle polveri. Anche in questo caso avrò bisogno di qualche punto luce, quindi lo vado a fare sempre con il colore più chiaro e lo vado a fare a fine del trucco, quindi sotto il sopracciglio ed eventualmente nell'angolo interno del mio trucco. Quindi facendo questi tre semplicissimi step otteniamo questa colorazione molto graduale. Anche in questo caso, vabbè, sono con due occhi diversi, possiamo applicare una linea sfumata di eyeliner vicino alle ciglia superiori ed inferiori, fissare tutto con il mascara e ci ritroveremo con il make up completo. Con questo è tutto ragazze, come vedete io alla fine sono rimasta con la versione del trucco da giorno. Come vi avevo detto ho applicato la linea di eyeliner che ho creato seguendo una delle chicche che vi ho già proposto in un altro tutorial. L'ho fatto utilizzando il mascara LAM preso con il pennellino di precisione numero 05 e poi ovviamente io ho pochissime ciglia, sono un pochino poco folte, ecco, un pochino poco folte, e quindi ho applicato le ciglia finte e ho creato questo look da giorno con delle ciglia un pochino più estrose. Comunque ci sto uscendo adesso. Per tutto il resto del viso ho applicato il mio affidatissimo fondotinta Sublime. Oggi ho utilizzato un prodotto, uno degli ultimi usciti nella casa di Puro Bio, e quindi ho utilizzato un blush. Per me è perfetto il numero 01, quindi quello molto bambolina, il colore più rosato, quindi quello più freddo e quello più chiaro come colorazione, e dà questo effetto delle guance da bambolina da mordere e mi piace moltissimo. E poi sulle labbra ho utilizzato soltanto la matita, quindi ho riempito anche tutte le mie labbra allo stesso colore e ho utilizzato la matita, quindi il contorno labbra numero 08.
Spero che i miei suggerimenti riguardo agli ombretti e all'applicazione quindi del trucco perfetto delle sfumature impeccabili sia stato utile e ci vediamo con un nuovo video.